Una divisa non serve solo ad evitare di confondere compagni con gli avversari, è anche un'armatura, è uno status symbol che letteralmente significa il segno visibile della condizione privilegiata di una persona o di un gruppo. A me piace vederla così. Oltre che esteticamente, mi piace anche conoscere le storie che stanno dietro quel segno visibile, degli uomini che stanno dentro quell'armatura e queste storie sublimarle. Parlerò delle divise che ho personalmente, fisicamente, sono circa una cinquantina, quindi se il format vi piace, vi interessa, iscrivetevi, mettetevi like, in modo da potervi assicurare almeno una cinquantina di video. Detto questo, possiamo cominciare. Non potevo non cominciare con la maglia che ha dato il via a questa mia follia di avere l'armadio pieno di canotte colorate. Ed essendo una follia, non poteva che essere Vinsanity. Secondo il mio parere, una tra le 5 più belle divise NBA di tutti i tempi. Una divisa che però è durata solo 4 anni, dalla fondazione dei Raptors nel 1995 fino al 1999. L'anno del lockout, con le sole 50 partite di una irregular season iniziata a gennaio. Pochi giorni dopo il ritiro di un certo Michael Jordan. Ma in quei pochi mesi nella Lega è entrato sfondando la porta un ragazzo di Daytona Beach in Florida, passato prima da quella North Carolina proprio di MJ, Vince Carter. Indosserà per pochi mesi questa maglia, come detto, ma ogni storia è a sé e questa storia non inizia da lì, ma dalla stagione successiva, quella con la nuova divisa, e parte da uno slam dunk contest che rimarrà nella storia come la resurrezione della gara delle schiacciate. Il termine resurrezione potrebbe sembrare blasfemo, però è corretto. Se dovessimo assistere ad un miracolo, rimarremmo senza parole. Ci chiederemmo se quello che abbiamo appena visto è vero. Solo con la possibilità di rivederlo potremmo veramente capire la portata di quello che è appena accaduto davanti ai nostri occhi. Vince Carter with his first on the final round. Ladies, wait, time out. Can I take a time out? Have we ever seen that before? Can I take a time out? I've never seen that before. I'm not sure the guy can't go in through the rim head first. Proprio in quell'istante nasce Vinsanity e si percepisce l'inizio di un qualche cosa. È un'idea rafforzata da una stagione da 25,7 punti a partita di media, dal fatto che Vince ha portato per la prima volta i Raptors ai playoff e anche quando, la stagione seguente, manca il tiro della vittoria nella finale di conference contro i Sixers di Allen Iverson, si capisce comunque che tutti avrebbero visto il ragazzo di Daytona Beach in cima al mondo molto molto presto. Ma le storie che vale la pena raccontare, si sa, sono imprevedibili. Ed ecco che qualcosa inizia a rompersi. Prima il fisico, che sembra spiegargli per la prima volta di essere solo un uomo, lui che veniva chiamato anche half man, half amazing. Poi a cadere sono le certezze, con una società che gli aveva promesso un roster di eccellenza, cosa che poi non manterrà. I don't want to dunk anymore. La strada segnata e in discesa che si era profilata inizia a cambiare il dislivello. Carter viene ceduto ai New Jersey Nets e passa da essere l'idolo incontrastato di un intero paese, il Canada, al nemico numero 1 di una franchigia che non odierà mai nessuno così tanto. In fondo, un vero amore, per chi ci si trova dentro, è inaccettabile che finisca. I Nets di Jason Kidd arrivano da 2 anni di seguito alle finals, senza però aver raggiunto l'obiettivo, e con l'innesto di Vinsanity si pensa che non ci siano più ostacoli verso l'anello. Ed eccoci, la storia che si ripete, le previsioni sbagliate, le certezze che vacillano, alterna prestazioni enormi a momenti di totale anonimato. Dagli anni dei New Jersey c'è un momento però da stampare su un poster. È un attimo in cui tutti i problemi spariscono, forse la più bella e potente schiacciata sopra un difensore nella storia del gioco. Il malcapitato è Alonzo Mourning, che, a detta del nostro protagonista, non gli parlerà per 7 anni dopo quella schiacciata.
e si può intuire il motivo. Quella di Carter diventa una carriera fatta di momenti, è un viaggio e lo diventa letteralmente. Giugno 2009, Orlando Magic. Dicembre 2010, Phoenix Suns. Dicembre 2011, Dallas Mavericks. Luglio 2014, Memphis Grizzlies. Luglio 2017, Sacramento Kings. E luglio 2018, Atlanta Hawks. Giravano le voci che nel 2019 si sarebbe ritirato, ma non riesce a lasciare il parquet. Firma per un ultimo anno. A 43 anni ha raggiunto il traguardo dei 25.000 punti, ma soprattutto è diventato il primo uomo ad aver giocato in NBA per 4 decadi. Vinsanity. Mentre sto preparando questo video su di lui, sta affrontando i suoi ultimi contrasti, le sue ultime schiacciate e sta prendendo gli ultimi applausi da una nazione intera che, pur senza grandi vittorie, si è meritato ampiamente sul campo. Questo dovrebbe essere il fisiologico finale per una storia, il campione che saluta e che è durato più di tutti gli altri. Ma ormai lo abbiamo capito, la storia di Vince non può essere normale. L'immagine indelebile che lascerà nella Lega non è l'ultima, ma molto probabilmente è la prima, con una delle più belle maglie della storia. Maglia che al draft del 98 ha rischiato di non indossare, visto che era stato preso come quinta scelta dai Golden State Warriors, ma pochi minuti dopo viene scambiato con la quarta scelta, Antoine Jamison, tra l'altro suo compagno in North Carolina, proprio per Toronto. Una squadra in cui giocava il cugino Tracy McGrady, una nazione e una maglia che erano nel suo destino, non per vincere, ma per non essere mai dimenticato. Questa storia finisce là dove è nata e ha fatto scoprire a tutti un signore con la maglia viola, con il numero 15 dietro e un T-Rex davanti, chiamato Vince Carter, Vinsanity, half man, half amazing, Vincredible. Watch out! Air Canada slams it down. Ma nato sotto il nome di Air Canada.